Benvenuti al Planet Spin Podcast. C'è una cosa che, insomma, ogni pescatore conosce benissimo. Ah, sì. Ti si presenta davanti la giornata perfetta. Cielo terso, sole che spacca le pietre, mare che è una tavola. La giornata da cartolina. Esatto. Prendi tutto, vai sulla scogliera e... il nulla. Il deserto. E poi? E poi arriva la giornata grigia, un po' umida, quel vento che inizia a increspare l'acqua e all'improvviso sembra che tutti i pesci del mare abbiano deciso di mangiare proprio le tue esche. È proprio così. È uno degli aspetti più, affascinanti e a volte frustranti della pesca. Ma quella che sembra una cosa senza senso, in realtà ha una spiegazione precisa. E la spiegazione è una forza invisibile. Proprio lei, la pressione atmosferica. Le fonti che analizzeremo oggi, che vengono tutte dal canale YouTube Planet Spin Fishing e dal sito www.planetspin.it, ci aiutano proprio a decifrare questo linguaggio. Perfetto. E la nostra missione oggi è proprio questa: trasformare quel numerino che vediamo sulle app del meteo in una chiave di lettura, in una vera e propria strategia. Esatto. Quindi partiamo proprio dalle basi. Sentiamo sempre dire pressione alta, pressione bassa, ma che vuol dire concretamente per un pesce? E soprattutto per la spigola. Allora, l'immagine più semplice che usa spesso Planet Spin è quella di un peso invisibile. Un peso. Sì, letteralmente. La pressione atmosferica è il peso di tutta la colonna d'aria che abbiamo sopra la testa e che schiaccia la superficie dell'acqua. E questa forza si trasmette sotto, agisce sui pesci. Quindi non è solo una questione di bel tempo o brutto tempo. C'è proprio una forza fisica in gioco. Proprio così. È come se tutto l'ambiente acquatico venisse, un po' compresso o decompresso. E immagino ci sia un valore di riferimento, una specie di normalità. Certo, lo standard è circa 1013 millibar, o 29,92 pollici di mercurio se usiamo l'altra scala. Sopra è alta pressione, sotto è bassa pressione. Ma, e questo è il punto centrale di tutta l'analisi di Planet Spin, Ovvero, il valore assoluto da solo conta fino a un certo punto. La vera informazione, quella che ci interessa, è la sua tendenza. Sta salendo o sta scendendo? ecco, quindi non il numero, ma la freccetta di fianco al numero. È il movimento che ci racconta la storia. Ok, chiarissimo. Allora, analizziamo il primo scenario. La giornata da cartolina. Barometro alto, stabile. Che succede laggiù sotto? Succede che quel peso invisibile è al massimo e questa pressione agisce su un organo interno del pesce che è fondamentale, la vescica notatoria. Che sarebbe una specie di palloncino interno, giusto? Per stare in assetto. Esattamente, è il loro GAV, per fare un paragone. Con l'alta pressione, questa vescica viene compressa Schiacciata, e questo crea al pesce un forte disagio fisico. capisco. Quindi non è che decide di non mangiare, sta proprio male. Esatto, la conseguenza è un'apatia quasi totale. Il pesce diventa letargico, tende a incollarsi sul fondo, dove magari la pressione dell'acqua aiuta a bilanciare. Cerca riparo. Cerca riparo, si nasconde e limita i movimenti al minimo indispensabile. L'istinto di cacciare e di inseguire un'esca sparisce quasi del tutto. Questo spiega alla perfezione i cappotti delle giornate di sole. Sì. È come chiedere a uno che ha mal di testa di correre i 100 metri. Però c'è un'obiezione che sento fare spesso. I pesci devono pur mangiare. Ed è un'obiezione corretta. E la risposta ci porta alla strategia. Ok. È vero, devono mangiare, ma non lo faranno cacciando attivamente. Con l'alta pressione la spigola non caccia. La spigola attende. Attende cosa? Che un'opportunità di cibo facile, a zero sforzo, le passi letteralmente davanti al muso. E qui la nostra pesca deve cambiare completamente. Quindi possiamo mettere via le esche veloci, i recuperi allegri? Tutto. Si deve rallentare in modo quasi esasperante. È il momento della pesca sul fondo, lenta, meticolosa. Tipo esche in gomma. Esatto. Gommine, piccoli shed, montati leggeri, per avere una discesa naturale. E il recupero non è un recupero. Sono piccoli saltelli, pause infinite, tremolie sul posto. L'obiettivo non è scatenare l'aggressività, è quasi infastidirlo nella sua tana, presentargli un boccone così facile, così stupido, che l'attacco diventa un riflesso. È una pesca di pazienza e di grande tecnica.
L'immagine che mi viene è: non lo stiamo invitando a caccia, gli stiamo portando la cena a letto. Perfetta, è esattamente così. A proposito di vecchie credenze, Planet Pintespin cita anche quel detto dei pescatori, quello del bastoncino che galleggia in verticale. Ah sì, È solo folklore o c'è qualcosa di vero? diciamo che è una di quelle affascinanti osservazioni dei nostri nonni. Un fondo di verità c'è. L'alta pressione può aumentare un pochino la densità superficiale dell'acqua. Ah, ok. Ma è un segnale, insomma, totalmente inaffidabile. Oggi con un barometro sullo smartphone abbiamo dati ben più precisi. Giusto. E allora passiamo allo scenario opposto, quello che fa brillare gli occhi. Il barometro comincia a scendere. E qui cambia il mondo. La pressione in calo è il segnale più potente in assoluto per i pesci. Annuncia un cambiamento. Esatto. Annuncia una perturbazione in arrivo e loro lo sentono molto prima di noi. Quel peso che li opprimeva comincia a calare. La vescica natatoria si decomprime. E si sentono meglio? Si sentono benissimo, liberi di muoversi, di cacciare in tutta la colonna d'acqua. Ma non è solo una questione di benessere. C'è dell'altro. C'è molto di più. Scatta un istinto ancestrale. Che sarebbe? Si scatena una vera e propria frenesia alimentare. L'istinto dice: sta per arrivare il brutto tempo, l'acqua si sporcherà, cacciare sarà difficile. E quindi... Devono abbuffarsi prima della tempesta. Esatto. Diventano nervosi, aggressivi, la competizione per il cibo aumenta e questo li rende meno selettivi, più propensi a fare errori. E quindi ad attaccare le nostre esche. Proprio così. Allora è questo il momento di aprire la scatola e tirare fuori l'artiglieria pesante. Cosa si lancia in acqua? È il momento d'oro, è il momento delle esche di reazione, quelle che spostano acqua, che fanno rumore. Esche di superficie, walking the dog, popper, per quegli attacchi a galla che ti restano nel cuore. Spettacolari. E poi jerkbait, recuperati a canna bassa, veloci, con scatti e pause. In queste condizioni la spigola sale dal fondo, insegue, caccia a vista. Se a questo ci aggiungiamo un cielo coperto. E un po' di vento che ossigena l'acqua. Hai creato il cocktail perfetto per una giornata che non ti dimentichi. Il quadro è chiarissimo. Ma prima abbiamo detto che è la variazione a contare. E questo mi porta a un altro scenario, forse il più bastardo di tutti. So dove vuoi arrivare. Il giorno dopo la tempesta. L'aria è pulita, il cielo è blu, il sole splende. Sembra bellissimo. E invece, le fonti di Planet Spin sono categoriche. È probabilmente la condizione peggiore in assoluto per pescare. Addirittura. Sì, è la cosiddetta alta pressione postfrontale. Dopo la perturbazione, il barometro schizza verso l'alto e lo fa in modo rapidissimo. E questo cosa comporta? Comporta la combinazione di due fattori letali. Primo, i pesci si sono appena strafogati di cibo per ore. Sono sazi. Secondo, si ritrovano di colpo di nuovo schiacciati da questa pressione in aumento. Pancia piena e mal di testa. Pancia piena e mal di testa. La peggior combinazione possibile. Le probabilità di un attacco sono minime. Quindi il paradosso dell'inizio è questo. La giornata che a noi sembra stupenda, per loro è la peggiore. Esatto. È un ribaltamento totale di prospettiva. È persino peggio di un'alta pressione stabile, per dire. Ah sì? Perché? Perché con un'alta pressione stabile, anche se sono apatici, hanno tempo di adattarsi. Il loro corpo si abitua e prima o poi la fame torna. Certo. E con la strategia lenta, sul fondo, qualcosa si può ancora fare. Ma subito dopo la tempesta, con la pressione che sale a razzo, è durissima. Finora abbiamo parlato come se la pressione fosse l'unica cosa che conta, ma Planet Spin introduce un'altra variabile che può cambiare tutto. Fondamentale. La temperatura dell'acqua. Esatto. Questo è un punto chiave. La temperatura regola il loro metabolismo. In inverno, con l'acqua fredda, il metabolismo è lento. Bruciano poca energia. Esatto. Possono stare giorni senza mangiare. E in queste condizioni l'effetto della pressione è amplificato al massimo. Un'alta pressione invernale può bloccare tutto. E in estate? In estate è quasi il contrario. L'acqua calda accelera il metabolismo. I pesci hanno bisogno di mangiare tanto e spesso. E questo bisogno, Può superare il fastidio della pressione? a volte sì.
Certo, non saranno aggressivi come con la bassa pressione, ma la fame li tiene comunque in movimento. Quindi un'alta pressione in estate è sicuramente meno negativa di una in inverno. Quindi la regola è: guarda il barometro, ma guarda anche il termometro. Bisogna incrociare i dati. Proprio così. L'obiettivo di queste analisi non è dire oggi si pesca o oggi non si pesca. No, certo. È dare gli strumenti per interpretare quello che vediamo. Ogni uscita, anche il cappotto più pesante, se lo analizzi, diventa un'informazione utile per la volta dopo. Mi sembra chiarissimo. Abbiamo sviscerato l'argomento. Non si tratta più di subire il meteo, ma di leggerlo e di adattare la nostra strategia. Esattamente. E, come sempre, questa analisi ci lascia con un'ultima domanda. Un pensiero che apre scenari ancora più complessi. Eh sì, abbiamo capito come pressione e temperatura lavorano insieme, ma il mare ha tanti altri ritmi. Le maree? La luna? Le maree, le correnti, le fasi lunari. E la domanda è: come interagisce la pressione con tutto questo? Potrebbero esistere delle finestre perfette? Spiegati meglio. Immagina un'alba con la luna nuova, una marea che sale e spinge il pesce foraggio verso riva. E, in quel preciso momento, un barometro in netto calo. Quella potrebbe essere un'ora, forse anche solo mezz'ora, di attività predatoria che non si ripete. E la vera sfida per il pescatore è proprio questa: imparare a riconoscere quel momento e a trovarsi lì nel posto giusto in quel preciso istante.